Batterie dei nostri computer, soprattutto dei notebook, batterie dei nostri smartphone. Sarà questo l'argomento di oggi. Innanzitutto, ciao a tutti. Allora, il video di oggi è un video, diciamo, dedicato su come andare a scegliere una buona batteria che riguarda i nostri smartphone e i nostri notebook e soprattutto sulla sua durata, quindi video impiantato sulla durata, abbastanza breve, però almeno con questo video non sono dei trucchi perché qua nessuno è mago, però vi darò degli accorgimenti per capire insomma quale batteria è meglio andare a scegliere e soprattutto qual è l'utilizzo esatto che si deve fare della batteria, soprattutto dei cicli di ricarica che vengono fatti, perché poi sono proprio quelli che vanno a guastare. Ovviamente non c'è nessuna batteria che durerà a vita, perché ovviamente è proprio il ciclo di ricarica che guasterà poi nell'arco degli anni, ovviamente, non nell'immediato, le nostre batterie. Quindi ci sono alcuni metodi, insomma, degli accorgimenti che si possono andare ad utilizzare, non per evitare ciò, però per far durare molto di più negli anni le nostre batterie, quindi o che siano di smartphone o che siano dei notebook. Intanto vi dico subito che le batterie, purtroppo, per fortuna, sono molto a riuscita, il che significa che magari gente che ha uno stesso smartphone, che abbia magari, si parla magari di Apple, che abbia uno stesso iPhone, che vi posso dire che hanno entrambi iPhone 13 e magari fanno lo stesso utilizzo di quell'iPhone, magari qualcuno arriverà a fine serata con più batteria, un altro arriverà proprio al margine della serata, magari al 5% di batterie, 10%, quello che sia. Questo perché purtroppo le batterie comunque sono a riuscita. È pur vero magari che qualcuno la userà di più, in particolare in qualche applicazione, però qua stiamo parlando proprio di uguale uso di smartphone. Lo stesso capiterà ovviamente per i nostri notebook, c'è gente che arriva a fine giornata, magari facendo un utilizzo ovviamente blando del notebook, perché il notebook appena noi lavoriamo costantemente, ahimè non dureremo mai tutta l'intera giornata, ma dureremo qualche oretta. Quindi a stesso utilizzo c'è magari chi con lo stesso notebook arriverà con più batteria a fine serata e magari chi invece si scaricherà magari nel mezzo del pomeriggio. Quindi in questo caso le batterie partite dal presupposto che sono tutte a riuscita. Allora, per quanto riguarda, qua bisogna fare una differenza, per quanto riguarda su quale batteria scegliere, ovviamente negli smartphone non è possiamo andare noi dal venditore e dire mi devi inserire quella batteria con tot di milliampere oppure mi devi prendere quella marca di batteria, perché già sono prestampati ed è tutto là, ovviamente. Quindi per quanto riguarda gli smartphone, ovviamente ci dobbiamo accontentare della batteria che c'è all'interno. Ovviamente quando noi andiamo a acquistare uno smartphone, ovviamente che sia di marca, che possa essere un Samsung, che possa essere uno Xiaomi, un Huawei oppure un Apple, ovviamente là ci sono dei dati di fabbrica che dicono quanti milliampere, quindi la grandezza proprio della batteria, quanti milliampere è quella batteria. E in base ai milliampere, ovviamente diciamo che le batterie sono studiate proprio per far arrivare a fine giornata, quindi quando noi troveremo una batteria da 1200-1400 milliampere è perché è studiata proprio su quello smartphone, come sciupio di display, luminosità e quant'altro di hardware, per farci arrivare con un utilizzo intenso a fine giornata. Però uno, e quindi lì dobbiamo attenerci ai dati di fabbrica. Però se dovessimo andare a guastare poi in futuro una batteria e dobbiamo andare a comprare un'altra batteria, là vi potrei consigliare di andare a scegliere una batteria con molti più milliampere. Ovviamente stando lontanissimi da batterie di marche veramente economiche, quindi andare a comprare una batteria con molti più milliampere, ovviamente là vi farete aiutare da un tecnico a sostituirla e vedere se c'entra nel vostro dispositivo, quindi le classiche XXL possono andare a prendere come batterie in modo che vi dureranno di più nell'arco della giornata. Ovviamente ci saranno, dato che è una batteria XL è molto più grande di milliampere, ci sarà quel peletto in più per caricare, perché ovviamente deve andare a caricare più milliampere dentro la batteria. Quindi questo per quanto riguarda quale batteria andare a scegliere nel caso di sostituzione. Lo stesso avverrà nei nostri notebook. Un notebook praticamente è lì per com'è, quindi le batterie addirittura ormai sono tutte all'interno, non troverete mai un notebook almeno lo troverete nei notebook almeno di un 5 anni fa e forse anche andando più a ritroso, non trovate più la batteria classica con le lamettine di plastica che si stacca la batteria dal vano batteria, quindi possiamo andarla a sostituire subito, ma qua serve un tecnico che apra tutto il computer, perché la batteria dei notebook oramai, essendo fabbricati in maniera slim, quindi fina, la troveremo all'interno come se fosse una vera e propria
batterie di cellulare. La grandezza è soltanto diversa perché è molto più grande di una batteria del cellulare, ma è sempre fino a quanto una batteria di spessore di cellulare, di smartphone. Quindi lì la stessa cosa, quando magari finirà tutti i cicli di ricarica e la batteria ormai va in esaurimento, possiamo scegliere sempre una batteria per quel notebook con molti più milliampere, che c'entra, quindi che va all'interno, che incassi bene, in modo da non fare tanto spessore. Lì la stessa cosa degli smartphone, ci starà ovviamente di più per ricaricare, perché ci sono più milliampere da ricaricare, però in più la batteria avrà una durata maggiore, sempre marche veramente, veramente ottime. Quindi cosa si deve fare, dato che come scelta la possiamo fare solo quando si guastano e le dobbiamo andare a sostituire o far sostituire da un tecnico? Possiamo cercare di almeno di far durare quelle batterie in originale quando andiamo ad acquistare sia smartphone che notebook il più a lungo possibile. Allora, io vedo errori che fanno anche i miei stessi clienti che, fra virgolette, faccio anche io, ma non è che sono errori, so a cosa vado incontro e so che molte batterie a me anche si sono guastate, perché è come quando si va dal dottore che dice magari di non fare alcune cose, invece magari lui è il primo che li fa, o qualsiasi altra persona che dice di non fare alcune cose e magari lui stesso è il primo che li fa, perché magari tutti abbiamo premura, tutti vogliamo la mattina già il cellulare bello carico e pronto. Prende gli accorgimenti, quindi non trucchi, perché ripeto, non sono mago e non siamo maghi nessuno. Qualche accorgimento che secondo me si deve andare a utilizzare. Intanto è quando andiamo a acquistare il nostro smartphone e troviamo la batteria carica così per com'è, quindi di solito non la troveremo mai carica, la troveremo al 40, al 30, non dobbiamo mai metterla sotto carica. Quindi questo è il primo accorgimento, perché questo metodo rigenera molto bene, vi fa funzionare molto bene, vi farà funzionare molto bene la vostra batteria, ma dobbiamo farla scaricare. Ovviamente stiamo parlando sia in questo caso di notebook che di smartphone, quindi entrambi assieme a paragone, perché la durata va bene in entrambi i casi. Quindi se acquistiamo sia smartphone che notebook, mi raccomando, la batteria la dobbiamo portare quasi a zero, se non a zero tutta. Quindi completamente fare scaricare tutta la batteria di quando andiamo a comprare il nostro smartphone. Quindi o che sia al 30%, che sia al 20%, o che sia al 10%, o che sia al 70% o anche al 90%, non carichiamola, facciamola scaricare tutta. E questa è la prima cosa. Dopodiché, che dobbiamo fare? Una volta che scarica tutta la batteria, la portiamo quasi al 5% o la portiamo proprio a zero, dobbiamo andare a caricare il nostro smartphone, evitando di fare il classico attacca e stacca di questa alimentazione, perché magari dobbiamo, ed è questo il discorso a cui mi legavo poco fa io, che magari a me in quel momento serve che devo girare un video e mentre sta caricando magari lo posso staccare, utilizzarlo e riattaccare di nuovo. Ecco, questo porterà sicuramente al 100% al guasto delle vostre batterie, a una durata veramente, veramente minima, perché va a danneggiare le celle che ci sono all'interno. A che parliamo di celle, piccola parentesi, un consiglio che vi posso dare nei notebook: quando li andate ad acquistare, acquistate sempre acquistate sempre notebook la cui batteria abbia veramente molte celle, le classiche 6 celle per dire. Quindi una batteria con molte più celle è molto più prestante rispetto a una batteria con poche celle. Quindi in questo caso durerà anche di più la batteria, sia in termini di durata di anni, sia in termini proprio di durata di tempo giornaliera. Quindi andate ad acquistare sempre una batteria che abbia molte celle, per esempio allontanatevi dalle classiche 3 celle e passate direttamente ai notebook con 6 celle di batteria. Ritornando al discorso di poco fa, quindi chiusa parentesi, abbiamo visto quindi come fare durare di più le batterie. Quindi il primo step è di scaricare tutta la batteria quando acquistiamo sia notebook che smartphone. Dopodiché colleghiamo la batteria, il nostro smartphone alla nostra alimentazione, e facciamo caricare tutto, portiamo la carica delle nostre batterie sia notebook che smartphone al 100%. Una volta che al 100% non dobbiamo lasciarla sotto carica lì, perché lì andrà, anche se si staccherà, andrà a guastare sempre la batteria in futuro. Quindi stacchiamo immediatamente, appena arriva al 100%, la nostra batteria e riutilizziamo il nostro dispositivo tutto per intero di nuovo, sino a portarlo di nuovo al 0 o quasi al 0%. E questo è il procedimento che si deve fare di regola per evitare, non è che non si guasterà la batteria, perché sono parti insomma che si distruggeranno col tempo, perché proprio sono parti che vanno in disuso, che si usano in continuazione, quindi è normale, non si ci può fare niente, è lo stesso paragone della batteria della macchina. Non esiste una batteria della macchina che non si guasta, perché in automatico la batteria della macchina, quando noi l'accendiamo, viene ricaricata costantemente da un alternatore. Quindi è lo stesso procedimento che succede nelle batterie delle macchine, prima o poi si guasterà. Però possiamo scegliere degli accorgimenti, attuare degli accorgimenti per farla durare soltanto di più nel tempo. Quindi praticamente
dobbiamo attuarci a questi piccoli consigli semplicissimi, quindi fare sempre questo procedimento di portare al 100%, fare scaricare tutto, riportare al 100% e fare scaricare tutto. Questo è l'utilizzo che si deve fare di tutte le nostre batterie, tutti i dispositivi almeno che abbiano all'interno una batteria, che potrebbe essere anche un MP3, un MP4, quello che sia, quello che abbia batteria all'interno, e sicuramente vedrete che la batteria vi durerà molto di più nel tempo. Ovviamente stiamo parlando sempre di batterie che devono essere di qualità. Quindi questi sono i consigli che mi sento di dare a tutte quelle persone che tutt'oggi hanno problemi con le batterie che durano poco, che hanno la finta carica. La finta carica, per intenderci, è quando una batteria che carica al 100%, effettivamente se voi andate nell'impostazione, come qualche video che ho fatto qualche settimana fa, la carica 100% della batteria equivale a un 80%, quindi già il 20% di batteria si è mangiato, cioè non c'è più prende quel pezzo di batteria, di cella, chiamiamola così, che può essere ricaricata, perché praticamente già è andata in disuso quella batteria. Quindi anche se vi dà il 100% e voi incominciate a vedere che la sera, magari dalle 8 di sera, incominciate ad arrivare alle 6 di pomeriggio, e questo è il problema, perché quel 100% è solo fittizio, è finto, perché la batteria già va quasi in guasto. Quindi, che dirvi? Spero di avervi fatto capire come andare a caricare benissimamente le batterie. Ovviamente sono consigli che uno dà, però magari il primo io, ahimè, si sono guastate parecchie batterie, magari mi serve il cellulare, lo smartphone perché devo uscire, è arrivato al 70, allora lo stacco. Dico, ahimè, non si ci può fare niente, però entrate almeno in quel mood che se fate così anche in continuazione, la batteria ovviamente durerà per quanto è stato deciso dalla fabbrica, insomma quei 2 annetti, 3 annetti, quello che sia, oppure si guasterà molto molto prima. Che dirvi, ciao a tutti e controllate bene le vostre batterie.